Ciao Giulio, come stai? Sono bene, grazie. Ci sono alcuni errori che gli studenti di italiano fanno regolarmente e oggi voglio fare una lista e spiegarti i 10 errori più comuni. Iniziamo subito. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Quindi, come ho già detto, quello che voglio fare oggi è un elenco dei 10 errori più comuni che i miei studenti fanno di solito in italiano. Facendo lezioni di italiano da diversi anni a studenti di varie nazionalità, mi sono reso conto di alcuni errori più o meno gravi che si fanno spesso e che tu puoi evitare, indipendentemente dalla tua nazionalità. Per alcuni errori comparirà un video qua sopra se vuoi andare a vedere la lezione più specifica che spiega nel dettaglio l'errore. Quindi prepara un foglio e una penna per prendere appunti e iniziamo con il primo errore. Errore numero 1. Io sono bene. Semplicemente qui è sbagliato usare il verbo essere, ma bisogna usare lo stesso verbo della domanda, quindi stare. Come stai? Io sto bene. Posso dire per esempio sono stanco, sono felice, sono triste, sono arrabbiato, perché sono tutti aggettivi. Non si può dire però sono bene, perché bene è un avverbio. È corretto dire per esempio sto bene o va tutto bene o parlo bene italiano, ok? Passiamo all'errore numero 2. Di dove sei? Sono di Stati Uniti, oppure vengo di Stati Uniti. Questo è sbagliato. Entrambe le risposte sono scorrette, perché ci sono infatti 3 modi per dire la tua nazionalità o di dove sei nello specifico. La prima è sono di New York, quindi verbo essere più di più nome di città. La seconda è vengo dagli Stati Uniti, quindi venire più da più nome del paese di provenienza. Il terzo modo per dire da dove vieni è semplicemente con l'aggettivo di nazionalità, quindi sono americano o sono americana. Errore numero 3. Studi ancora lo spagnolo? No, non lo studio ancora. Altro errore super comune. Quando voglio tradurre no more o anymore in italiano, quindi parliamo di una frase negativa, allora uso l'avverbio più. Quindi dico non lo studio più, non studio più lo spagnolo. Quindi l'avverbio ancora si usa nelle domande, affermazioni, ma per le frasi negative uso più. Quindi posso dire non ci sono più biglietti per il concerto. Se voglio usare ancora in frasi negative, posso dire sono le 3 di pomeriggio ma non ho ancora pranzato. Ok? I haven't had lunch yet. Per approfondire la parola ancora e in generale alcuni avverbi di tempo importanti in italiano, ti lascio un video qua sopra. Ma ora passiamo al quarto errore. Come sai, l'italiano è una lingua flessiva. Questo significa che tramite il suffisso di una parola, quindi ragazzo, ragazza, ragazzi o ragazze, la vocale finale, tramite la vocale finale posso capire se questa parola è maschile, femminile, singolare o plurale. Bene, tutte le altre parole che io uso all'interno della frase e che si riferiscono alla parola ragazzo si devono accordare in genere e numero con questa parola.
Quindi un errore che sento spesso è questo. Hai visto la mia casa grande? Forma singolare. Hai visto le mie case grande? La forma plurale in questo caso è sbagliata e la frase corretta è: hai visto le mie case grandi? Quindi la casa grande, le case grandi. Devi fare attenzione soprattutto alla combinazione degli aggettivi con i nomi femminili, perché si può creare questa unione di suoni che in effetti non è subito intuitiva. Bene, prima di continuare ti chiedo, se ti sta piacendo questo genere di contenuti, di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale e anche condividere questo video, così da supportare la creazione di nuovi contenuti come questo e quindi aiutare più persone ad imparare l'italiano. Quindi, se ti sei iscritto, passiamo all'errore 5. Io posso parlare italiano. Questa frase è nella maggior parte dei casi scorretta. O meglio, questa frase è teoricamente corretta, ma il significato in italiano è I'm allowed to speak Italian. Quello che vuoi dire probabilmente è I can speak Italian. In italiano si dice so parlare italiano o semplicemente parlo italiano. Infatti abbiamo il verbo sapere che si usa per descrivere una competenza, qualcosa che sono in grado di fare. So suonare la chitarra, so guidare la macchina, ok? Un altro errore che fai spesso è pronunciare in modo scorretto queste parole italiane che sono molto comuni e che si usano anche, per esempio, in un viaggio in Italia. Grazie. Quindi attenzione alla pronuncia della lettera R e non dimenticare di pronunciare la E finale. Grazie. Poi abbiamo la parola spaghetti. Fai attenzione, non è spaghetti. Non abbiamo il suono E in italiano, quindi la pronuncia della lettera A è spa. Spa. Dopo abbiamo un suono duro della lettera G, quindi non è G ma G. E poi la doppia T, quindi faccio una breve pausa prima della lettera T per enfatizzare questo suono più lungo, che non è una D, ma è una T. Quindi la pronuncia finale è spaghetti. Ok? Errore numero 7. C'è un bambino giocando nel parco. Questo è un classico errore se sei madrelingua inglese, perché traduci letteralmente playing con giocando. In italiano però il gerundio non si usa spesso da solo, ma con il verbo stare. Sta giocando. È corretto dire invece c'è un bambino che sta giocando nel parco. Errore numero 8. Io mi piace la pizza. Attenzione, non puoi usare il pronome soggetto io in questa frase perché esiste già un soggetto, cioè la pizza. Quindi io non sono il soggetto della frase, ma la pizza. Posso dire mi piace la pizza. Se vuoi enfatizzare la tua persona, puoi dire a me piace la pizza. Passiamo all'errore numero 9, penultimo errore di oggi. Ho un amico che vive a Italia, in Bologna. In questa frase in realtà ci sono 3 errori diversi. Il primo è un amico. Infatti è sbagliato scriverlo con l'apostrofo.
Una amica avrà l'apostrofo, ma non un amico, ok? Poi le preposizioni sono sbagliate. Devo dire, infatti, in Italia, a Bologna. Prima degli stati, infatti, userò la preposizione in e prima delle città, invece, la preposizione a. E infine vediamo subito l'ultimo errore, numero 10. Com'è andata la vacanza? È stato un buon tempo. Oppure abbiamo avuto un buon tempo. Oppure un buon divertimento. Bene, queste risposte sono tutte sbagliate. Se vuoi dire che hai passato una buona vacanza, puoi dire semplicemente è andato tutto bene. È stata una vacanza fantastica. Ci siamo divertiti. Per dire we had a good time, evita la parola tempo in questo caso, perché non ha senso usata in questo contesto. Bene, questi erano gli errori che volevo farti vedere oggi, soprattutto rivolti a studenti principianti o intermedi della lingua italiana. Non mi sono concentrato sulla spiegazione dettagliata dei singoli errori, ma puoi andare a dare un'occhiata alla spiegazione specifica dei singoli errori. Se ti piacerebbe vedere un video simile dedicato agli errori che fanno gli studenti intermedio avanzati, fammelo sapere qua sotto nei commenti. Inoltre fammi sapere se anche tu fai uno di questi errori e se ci sono degli altri argomenti della lingua italiana che sono difficili o che sbagli spesso. Noi ci vediamo alla prossima lezione. A presto, buono studio, ciao!